Diverse opere d'arte sanno fondersi con la natura, ma in quante sanno dialogare con il paesaggio circostante? Per rispondere a questa domanda dobbiamo conoscere il sito Transitorio, traduzione di Site Transitoire, l'opera realizzata dallo scultore francese Jean-Paul Philippe. Siamo nelle Crete Senesi, tra splendide ed ondulate colline d'argilla, in un territorio che nel Pliocene era interamente sommerso dal Mar Tirreno. Philippe è un artista di arti visive già abbastanza prolifico, quando ad inizio degli anni 90 ha un'idea che lo tormenta. Un pensiero ha completamente occupato il mio tempo: realizzare in pietra e mettere in spazio 3 posizioni familiari, seduta, alzata e sdraiata, e lasciarle mute a dialogare tra loro nella solitudine e nel silenzio di un luogo naturale. Il francese, durante i suoi numerosi viaggi giovanili italiani, lavorò presso la Galleria degli Uffizi a Firenze e alle Cave di Marmo di Carrara, ma ebbe anche modo di familiarizzare con questi paesaggi e si legò così tanto a queste terre che decise di venirci a vivere in una casa presso le Cave di Travertino di Rapolano. In questo modo poté scegliere lo scenario perfetto per la collocazione della sua opera, un complesso monumentale che però non rinuncia a scavare traiettorie interiori. Per arrivare qui passiamo da uno dei 3 deserti italiani, il deserto di Accona, una vasta zona infertile caratterizzata da calanchi e biancane. L'artista ha concepito un sito con alcuni elementi che dialogano tra loro e con il paesaggio. Ma perché transitorio? Transitorio perché è collocato all'incrocio tra 3 strade bianche di campagna e perché è testimone della mutevolezza delle stagioni. Poche terre come le Crete Senesi sanno infatti cambiare totalmente pelle e colori con il passare delle stagioni stesse. E di colori ne ha visti questa installazione, dato che è qui dal 1993. L'opera è composta da una grande finestra aperta, attraverso la quale stando in piedi si può ammirare la vastità del paesaggio, un trono dove accomodarsi per inebriare i propri sensi e un letto in pietra dove potersi sdraiare e puntare al cielo. Tutto ciò nelle 3 posizioni principali che contraddistinguono l'uomo, stando in piedi, seduti o sdraiati. La collocazione di queste pietre non è stata frutto del caso. Il giorno del solstizio d'estate, dalle fenditure di questa finestra sull'orizzonte, tramonta il sole. Anche l'Italia ha il proprio Stonehenge. Come spiega l'artista, compiendo quel gesto, installando quelle pietre, mi resi conto che disegnavano nella luce e nello spazio i limiti di una casa, una dimora senza mura e dalla soglia invisibile. A terra alcune lastre, una sedia per accogliere il passante, un banco, una finestra e per tetto la volta celeste.